Occhio di lince, buongiorno, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Ok, oggi utilizzerò il muro come facilitante, per cui utilizzerò prima un esercizio di respirazione, per cui utilizzerò il solito high-low, movimento basso dell'addome nella posizione di Tadasana, per poi dopo cominciare la pratica con il muro. Oggi cercherò di lavorare un po' su quegli intermedi che hanno già avuto qualche esperienza con lo yoga oppure quelli che stanno cominciando. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella di avviso per tutti gli altri video che avverranno. Ok, e via la sigla! Allora, potete utilizzare la parete, quindi il muro, potete utilizzare una porta, una colonna che sia più o meno larga come il materassino, insomma una superficie diritta, rigida, in modo tale che riuscite ad appoggiare le mani, il corpo, i piedi per mantenere determinate posizioni. Allora, comincerò con una posizione molto semplice di rilassamento per la colonna vertebrale, per cui mi metto con gli ischi al muro, porto sulle natiche, cerco di preferire sempre il rilassamento della colonna vertebrale, per cui chi ha già una rigidità sulla parte posteriore delle gambe deve flettere le gambe. Appoggio le mani oppure braccia conserte, giù intensamente la testa. Io non porto il respiro sulla parte anteriore, ma solo sulla parte posteriore. E quindi tratto lombare verso le spalle. Inspiro e espiro come se fosse un'onda. E intensamente rilasso il tronco, la testa e le braccia. E su in alto. Allora, se per caso il respiro dovesse spontaneamente venire verso la parte anteriore dell'addome, cercate di bloccare e portare dietro. Importante questo particolare. Respirare sul tratto lombare per poi scendere verso le scapole, le spalle e verso la punta dei gomiti. Ok, dopo aver fatto 2 o 3 minuti in questa posizione, cercherò di dare una stensione alla colonna vertebrale. Per cui mi giro, piedi larghi come il bacino, cerco di radicarmi bene, il respiro high-low, in Tadasana, il filo che mi tira su in alto, rilasso le spalle, le scapole, radico bene i piedi a terra e osservo che ci sia il respiro sulla parte inferiore dell'addome. Se per caso non è sulla parte inferiore, io mi siedo o mi sdraio per cercare di lasciare che questo respiro sia in quella zona. Se per caso non riesco a percepire questo movimento dell'addome, porto a un respiro con la mia volontà, respiro su quella zona.
per cui non osservo, ma non è che forzo, ma induco quella respirazione in quella zona. Poi dopo, quando vedo che il respiro in quella zona, lascio che ci sia. E iniziamo con questa respirazione da 5 a 7 respiri. Cerco di osservare anche che il pavimento pelvico sia rilassato, che non ci sia contrazioni. E il respiro è sull'addome, parte inferiore. Sempre all'inizio della pratica provate a fare questo esercizio. È già un facilitante per tutto il resto della lezione. Mi faciliterà tutte le altre posizioni. È una maniera tale che io resetto il mio corpo dal sistema respiratorio. Ovviamente c'è anche il sistema propriocettivo. Percepisco il peso del mio corpo che non è troppo avanti ai suoi piedi, né troppo dietro, né troppo all'esterno, né troppo all'interno. Per cui questa sensazione che ho del mio corpo rispetto all'ambiente. Bene, le mani al muro, allargo bene le dita delle mani, separo bene tra il pollice e il mignolo, creo una distanza che abbia il tronco rispetto alle gambe di 90 gradi, spingo il muro, ok, stendo le gambe, quelli che non riescono a stendere la colonna vertebrale devono flettere le gambe e gli ischi devono spingere indietro. Io spingo il muro, gli ischi spingono indietro, per cui la colonna si stende dovuto a queste due forze. La testa non crolla in basso, le orecchie devono essere quasi in linea con i bicipiti, tendo le gambe. Le scapole scendono verso il bacino, piedi che spingono a terra, le mani che spingono il muro. Bene, dita delle mani a copa, vengo su in alto. Allora, il tempo che rimango nelle posizioni dipende un po' come uno riesce a gestire, nel senso che se è troppo pesante rimango meno tempo, se il praticante è già comunque un intermedio può rimanere ancora più di un minuto. Ma perché rimanere in un minuto? Prima di tutto c'è un allungamento maggiore, per cui per far sì che il mio sistema nervoso centrale capisca che quella posizione è di allungamento, io devo rimanere di più di un minuto. Se il mio obiettivo è flessibilità e quindi di allungamento. Se il mio obiettivo invece nel Ardha Uttanasana, che abbiamo appena fatto, è di una coscienza corporale, per cui muovo i tricipiti, muovo le scapole, gli occhi, la testa, piedi, ruoto le cosce, cosce in alto, per cui dei piccoli movimenti, io devo rimanere comunque più tempo. Questo aspetto coscienza nel corpo e la mente in quel momento. Se invece io ho difficoltà e non riesco a fare tutto, ho poca flessibilità, quindi devo dare esattamente un tempo abbastanza per cercare di approcciarmi a una posizione, di conoscere una posizione, io mi approccio alla posizione piano piano, la conosco, non vado subito e sto lì 3 minuti, 4 minuti e sto lì ad soffrire per cui non sono neanche in quel momento, sono nella sofferenza. No, deve essere un discorso più che altro confortevole, ma non troppo. Ok? Adesso faccio 2 posizioni
con i talloni al muro per facilitare il movimento del bacino e per cui distendere la mia colonna. Adho Mukha Svanasana con i talloni al muro. Circa 5-6 centimetri, le mani spingono in alto, il bacino mi tira la colonna. Anche qui posso flettere le gambe, tricipiti che vengono verso il basso, tendo le gambe, allargo bene le dita dei piedi, è come se fosse l'Ardha Uttanasana, ma l'Adho Mukha è più impegnativo per quanto riguarda le spalle, per quanto riguardano le mani e le braccia, e distendere la colonna. Stacco i talloni, Urdhva Mukha. Prima guardo diritto in avanti, tendo le gambe, quelli che non riescono appoggiate pure le ginocchia, non è un problema. Ok, stendo le gambe, extra ruoto le spalle, porto lo sterno in avanti, le natiche, i glutei sono attivi, tutta la mia parte posteriore del tronco, i muscoli sono attivi, testa va in avanti e poi in alto. Dagli occhi della testa in basso, Adho Mukha. Ginocchio destro, ginocchio sinistro avanti, aggancio le dita dei piedi, indietro, Malasana. Stendo le gambe, piedi separati, Uttanasana. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Bene, ora utilizziamo il muro mettendo anche il piede. Abbiamo messo i talloni, le mani, ora i piedi sopra. Non è facilissimo questa posizione, per cui uno che è nelle prime armi dovrebbe prendere magari una sedia, mettere la sedia per appoggiare i talloni, oppure flettere la gamba quando il piede è al muro. Cerchiamo di fare gradualmente, magari di non lasciare i piedi lì e tutto il tempo il piede che scivola viene verso il basso. No, dovete stare lì in quella posizione in una maniera confortevole. Va bene? Allora, i piedi sono diritti, prendo una distanza, perché nel momento in cui andrò con il piede destro al muro, devo avere un'angolazione maggiore di 90 gradi. E vado. Nel momento che vado su con la gamba, occhio al piede sinistro. La tendenza del piede sinistro è di ruotare all'esterno. Per cui piede dritto, fisso, sono in Tadasana e via. Se vedete, il piede è leggermente più in alto rispetto alle anche. Magari qualcuno non riesce, devi andare più in basso, flettere la gamba. L'importante è che questa gamba, la sinistra, sia dritta. Okay. Metto su in alto e metto le mani al bacino. Già per tanti questa posizione sarà veramente difficile. Se io dovessi avere la sedia, metto il tallone sulle schienali della sedia o mettere anche sopra la sedia, per cui la gamba molto più in basso, ma l'importante è che questa gamba sia dritta. Ruoto la coscia sinistra dall'esterno all'interno, piedi che è agganciato al muro, stendo la gamba sinistra, mani ai fianchi e rimango lì. La coscia destra ruota dall'interno all'esterno, quindi gli inguini devono essere unite.
tendo bene le gambe. Mano sinistra al muro. Vedete che già c'è una torsione. Io tiro il muro verso sinistra e il mio tronco ruota verso destra. Inspiro, espiro. E estendo il braccio destro. Mano destra sul fianco, fletto la gamba destra e spingo il muro. Tadasana. Allora, questa posizione possiamo dire che è per gli avanzati, ma ovviamente la gamba destra scendendo, flettendo, non appoggiando la mano al muro, mettendo la mano sinistra alla tibia, al ginocchio, alla coscia, la gamba destra sopra la sedia, per cui c'è la regressione e la progressione. Io vi ho fatto vedere la progressione del Parivrita Utthita Hasta Padangusthasana, ok? Cercate di vedere quale condizione voi riuscite a fare la posizione. Non è io che devo andare verso la posizione, ma la posizione che devi adattare al mio corpo, ok? Adesso lo facciamo a sinistra. Sono in Tadasana, un pochettino più indietro, piedi uniti, piede sinistro al muro. Ok. Occhio alla gamba destra di non spostare all'esterno, ruoto la gamba destra. Tendo bene la gamba destra. Occhio a questa parte inferiore sotto la natica destra che tende a afflosciarsi. Io stendo. Di nuovo, stendo questa parte qua. Ok, bene. Piedi destro che spinge a terra, piedi sinistro che spinge al muro. Mani ai fianchi. Guardate la mia coscia sinistra ruota dal esterno a interno. Ok? Mani ai fianchi, tendo le gambe. Ricordatevi sempre che questa gamba qua può essere flessa, può essere più in basso, può essere sopra la sedia, come volete. Importante che questa gamba, la destra, sia diritta. Bene. Vado là in avanti, appoggio la mano a dita delle mani a corpo, o appoggio la caviglia, o appoggio la tibia, o appoggio al ginocchio. È importante perché c'è anche il fattore equilibrio. Ok? Qui la sedia può essere un'alternativa. Dita delle mani a copa, io tiro il muro verso destra e il tronco gira a sinistra. Ok. Inspiro sul lato sinistro del tronco. Ancora una volta. E il braccio sinistro. Braccio sinistro, fletto la gamba sinistra, indietro. Allora, questa posizione uno potrebbe stare molto più tempo, ma se perde l'equilibrio, se la gamba scivola, eccetera, è meglio fare esattamente il passo indietro. Metto il piede alla sedia, faccio una regressione tranquillamente e mi metto nella posizione. Gradualmente riuscirete a fare questa posizione con il piede in alto. Mi ricordo bene ancora molti anni fa, questa posizione il mio piede scivolava, sudavo e c'era un casino e non riuscivo a portarmi un'attenzione sui particolari del mio corpo in quella posizione. Per cui era una lotta. Lo yoga non deve essere una lotta. Lo yoga invece deve essere per tutti. Io devo avvicinarmi alla posizione gradualmente, fare e osservare il miglioramento un po' alla volta. Non posso, ok, questa posizione l'insegnante mi ha fatto vedere e non mi ha dato un'alternativa, una regressione, non riesco a farla. Occhio, soprattutto
voi che siete dall'altra parte dello schermo, io non sono in presenza, state attenti, magari scrivete qui sotto, io vi darò altre indicazioni o magari nei prossimi video farò un tema specifico per chi ha delle determinate difficoltà e mi scrivi qua sotto, ok? Il muro è un eccellente compagno, non mi permette di sbagliare. È un compagno molto rigido, perché il muro è fermo, e allora ci devo giocare come se fosse il pavimento. Mi tira in basso, questo mi spinge in un'altra direzione. Quindi giocare col muro e il pavimento è un abbinamento meraviglioso sia per quelli che stanno cominciando, ma sia anche per quello che ha già una dimestichezza già nelle posizioni. Io adesso faccio vedere soltanto per una questione di curiosità il muro anche in una posizione molto più complessa, la verticale. Okay? La verticale è una posizione, è un'asana utilizzata nello yoga, ovviamente per le persone che hanno un'esperienza, un approccio da anni nello yoga. Però io vi faccio vedere poi successivamente, molto là in avanti, io vi spiegherò come fare. Allora, c'è tutto un processo di come avvicinarmi, è un mio alleato nella verticale, per cui so che non cado. La spinta, essere con la testa verso il basso, avere le spalle e le braccia forti, avere anche una percezione del mondo in cui viviamo, una propriocezione con la testa in giù, è veramente fantastico. Chi ha già un buon tempo di pratica può sperimentare, okay, con il muro, altrimenti dovete aspettare un po' di tempo, aspettare che poi le lezioni vadano avanti, ma io ve lo assicuro che poi più avanti vi farò vedere come fare una posizione come questa. Va bene? Per oggi ho finito, spero che la lezione sia stata utile con il muro e ci vediamo lungo le strade.